Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che tratta di tutto quello che rende l'Italia lo straordinario paese che tutti noi conosciamo e amiamo. Se siete nuovi su questo canale, io sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach, e vi do il benvenuto. Ecco qua pronto per voi un altro video della serie Parole spinose. Ho messo a punto questa serie di video per evitarvi le trappole che la lingua italiana mette qua e là nel suo lessico. Lo scopo principale del video di oggi è quello di guidarvi nella scelta della migliore parola italiana che descriva una parola inglese comunemente usata. Questa volta prenderemo in considerazione il verbo inglese to scan. Volete provare voi a trovare una parola italiana che esprima lo stesso concetto? Come avete detto? Scannare? Buon tentativo, ma non vi consiglio di usare questa parola, soprattutto se non volete scioccare la persona con cui state amabilmente chiacchierando. Sì, perché scannare è parola spinosa. Ma perché? Rimanete con me. In questo video impareremo perché e come bisogna evitare la parola scannare e quali parole italiane sono, più indicate per rendere to scan e derivati in perfetto italiano. A subito dopo la sigla. Cominciamo a vedere perché non si può usare scannare per rendere il significato dell'inglese to scan. Il verbo scannare descrive l'azione di tagliare la gola di un altro essere vivente con un coltello, rasoio, lama affilata. È chiaro quindi perché questa parola è spinosa. Va da sé che scannare non è il verbo italiano ideale per rendere l'inglese to scan. È però possibile usare scannare in senso figurato. Per esempio, ascoltate questa frase: i parenti sopravvissuti si scannano per l'eredità. Voglio descrivere in modo esplicito e colorito l'ostilità e l'avidità di denaro che affiora tra i parenti sopravvissuti del defunto al momento della sua morte. Scannare in senso figurato si può anche usare in un altro contesto. Per esempio, se dicessi, oppure anche se sentissi dire: Maria, in quel ristorante ti scannano, evitalo. Il messaggio è forte e chiaro. Il rapporto qualità-prezzo non è dei più favorevoli per chi mangia in quel ristorante. Penso che tutto sommato questo uso del verbo scannare potrebbe essere più utile per voi da ricordare, perché tocca un tema più vicino alle vostre esperienze passate o future di turisti in Italia. Concludendo quindi, in italiano scannare è comunemente usato in senso figurato, ma non usatelo per parlare di una delle azioni che il verbo inglese to scan e suoi derivati descrivono. Ma allora cosa è meglio usare in italiano per rendere il significato to scan? Come al solito dipende dal contesto. Vediamo degli esempi. Cominciamo con lo scanner, che in italiano si usa tale quale alla parola inglese, ma c'è un ma. Devo mettervi in guardia su un problema di pronuncia. Infatti, tutte le parole del lessico inglese entrate stabilmente nella lingua italiana devono essere pronunciate con quella che io chiamo pronuncia Italian style, che ha pochissimo da spartire con la corretta pronuncia inglese. Mi pare di sentirvi. Ma Giulio, noi siamo anglofoni. L'inglese è la nostra lingua madre. Vuoi venire a insegnare proprio a noi come si pronuncia l'inglese? Non è assolutamente quello che sto dicendo e mi spiego.
Se pronunciate parole inglesi come siete soliti fare e quindi correttamente, l'italiano medio potrebbe non capire cosa state dicendo, semplicemente perché molto spesso esiste una grande differenza tra il modo in cui voi anglofoni pronunciate le vostre parole e il modo in cui gli italiani hanno imparato a pronunciarle. Quindi mi raccomando, la pronuncia italiana deve essere scanner. Ricordatevi di fare sentire bene la doppia N. Cercate di essere tolleranti con gli italiani che per forza di cose non sono nati con la lingua inglese nell'orecchio, come è successo a voi. Ricordatevi, gli italiani pronunciano le parole inglesi come possono. Tra breve posterò un video dove vi farò sentire come l'italiano medio pronuncia parole inglesi assimilate ed entrate stabilmente nel lessico italiano. Se non volete perderlo, cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. Rimaniamo in tema di digitalizzazione e cominciamo a vedere l'equivalente italiano di to scan, to process digitally. Due sono le possibilità: scannerizzare oppure acquisire con lo scanner. La prima espressione che vi ho suggerito è quella che vi consiglio di usare perché è più facile da ricordare, visto che ha molta dell'ortografia della parola originale. Eccovi un esempio. Andrea scannerizzò le pagine del libro che voleva. Passiamo adesso all'equivalente italiano di to scan, to look over rapidly. A vostra disposizione ci sono due espressioni: dare una scorsa, dare un'occhiata. Per esempio, Tina, mi dai una scorsa al documento per errori? Per usare l'equivalente italiano dell'inglese to scan, to examine attentively, ci sono due espressioni a vostra disposizione: scrutare oppure guardare. Per esempio, Paolo scruta il volto di Daniele per vedere se gli sta mentendo. Vediamo adesso il sostantivo italiano equivalente a quello inglese scan. Due sono le possibilità: scansione oppure acquisizione. Per esempio, questa è una scansione del tuo documento. E in medicina, cosa è meglio dire? Vediamo. Per esprimere l'inglese to scan, to examine by a machine, in italiano ci sono, anche in questo caso, due possibilità: esaminare e scansionare. Un esempio. Gli ospedali esaminano le donne per il cancro al seno. Molto comune in italiano è quello di riferirsi direttamente ai nomi degli esami strumentali a cui bisogna sottoporsi per diagnosticare questa o quella affezione, malattia, patologia. Per esempio, l'inglese MRI diventa risonanza magnetica. Ci si riferisce a ultrasound con ecografia. Non si dice CAT scan, ma TAC. Per esempio, Sara, domani devo fare la TAC. Speriamo bene. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!